sentite? Direi che sì. Buongiorno a tutti, sono Arianna Porcelli, ufficio stampa di ANASP, vi do il mio benvenuto e vi ringrazio per essere con noi oggi alla presentazione in anteprima europea del White Book della consulenza finanziaria. Vania Franceschelli, presidente di SIF, e Luigi Conte, presidente di ANASP, illustreranno le sfide e le opportunità emerse per la categoria dei consulenti finanziari. Il White Book nasce con uno sguardo che va dal nazionale all'europeo, raccoglie le realtà operative di 30 paesi, le linee guida di ognuno e le diverse culture professionali, le riporta appunto le porta a fattor comune per una visione unitaria. Oggi siamo qui per compiere il percorso inverso, ovvero raccontare sia la versione europea per riportarla, anche grazie al vostro contributo, nella vita quotidiana delle persone, dei consulenti finanziari clienti che ogni giorno condividono e attuano scelte economico-finanziarie. Per questo dialogo che il White Book vuole essere uno strumento utile e condiviso. Abbiamo scelto di rappresentare la pluralità e l'unità dei singoli paesi del White Book con questa copertina che si chiama la copertina del White Album dei Beatles, simbolo di identità diverse capace di generare un risultato destinato a fare la storia. Grazie a tutti, ho il piacere di passare la parola a Vania Franceschelli. Grazie. Grazie a lei. Speriamo innanzitutto che ci porti fortuna come il White Album, che mi si dice essere l'album più venduto dei Beatles. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere qua. Mi chiamo Vania Franceschelli, sono presidente della Federazione Europea dei Consulenti Intermediari Finanziari. Prima di fare la presentazione desideravo spiegarvi il perché di questo White Book. È un po' la storia. FISIF, la federazione nasce 26 anni fa, ANASP entra 2 o 3 anni dopo, grazie al compianto Aldo Varena e a Sergio Boido, e io entro assieme ad Aldo nel 2011 grazie ad ANASP come responsabile dell'estero all'interno appunto del comitato esecutivo. Che cosa succede? Entriamo e io mi trovo tante associazioni, ognuna slegata dall'altra. Ognuno parlava il proprio mondo, i consulenti parlavano del loro mondo della consulenza finanziaria e nasce l'idea, anche grazie al centro studi di ANASP, di fare un progetto unitario. In questi anni ci abbiamo lavorato e quindi esattamente 1 anno e mezzo fa raduno le associazioni che fanno parte della federazione e dico una cosa, quasi bisogna di scrivere qualcosa sulla consulenza finanziaria in Europa per far capire innanzitutto alle autorità, quindi al Parlamento europeo, alle commissioni, al Consiglio europeo, all'ESMA, all'EIOPA, all'EBA, l'importanza centrale del consulente finanziario in un'Europa che cambia molto velocemente. Era partito da poco anche il discorso della Capital Market Union. Noi come ANAS rispondiamo sempre a tutte le consultazioni e già 2 anni, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa ci eravamo resi conto che c'era qualcosa che non andava in questo mercato dei capitali. Quindi decidiamo di fare questo White Book. Impresa naturalmente non facile, come ha detto prima Arianna ci sono 30 paesi, cioè la situazione della consulenza finanziaria in 30 paesi, ma la cosa più difficile è stato fare le interviste. Le interviste a chi ci ha risposto, perché qualcuno, dobbiamo dire, anche non ci ha risposto in qualche paese, poi in realtà abbiamo scoperto che c'era un'altra associazione che aveva piacere di dare il proprio contributo. E le domande che abbiamo fatto sono molto semplici. Abbiamo chiesto la situazione della consulenza finanziaria nel paese, i patrimoni delle famiglie, come sono suddivisi,
e che asset preferiscono e come i consulenti finanziari fanno il loro mestiere, quindi se hanno una preferenza per quella che è la digitalizzazione, la sostenibilità, il mondo delle pensioni, e siamo entrati anche nella legislazione dei vari paesi per capire proprio le differenze e come questi 4 ambiti, dalla Capital Market Union al discorso della digitalizzazione, alla sostenibilità e alle pensioni, vengono trattati. Che cosa ne è uscito? Ne è uscito un quadro abbastanza variegato dei 27 paesi europei, più abbiamo intervistato anche Svizzera, Regno Unito e Andorra, e però con un unico obiettivo comune e con un'unica consapevolezza: l'importanza del consulente, della figura del consulente finanziario per le famiglie, l'importanza di avere dei consulenti finanziari che insegnano educazione finanziaria alle persone, anche perché il nostro ruolo deve diventare un ruolo centrale tra le autorità, quindi tra chi legifera, e naturalmente le famiglie, perché mettere al centro la figura del consulente finanziario vuole anche dire aumentare la ricchezza delle famiglie, ma anche delle nazioni stesse. Partiamo con la presentazione. Grazie Arianna. Questi sono i temi su cui il White Book si fonda, e poi alla fine abbiamo le raccomandazioni. Andiamo abbastanza veloce. E un'analisi appunto del settore della consulenza finanziaria in Europa, le principali tendenze ma soprattutto le sfide, perché poi il White Book, che è un librino di 120 pagine, termina con anche delle raccomandazioni anche per le autorità europee. Vai pure Arianna. Questa è una pagina relativa all'Italia, poi dopo troverete un estratto sulla vostra postazione, quindi vai. 20 interviste a 30 paesi europei, qualcuno ci sta rispondendo anche adesso, quindi questa è la prima stesura del White Book. Poi come Federazione Europea siamo indecisi se rifarlo tra 2 anni o tra 3 anni. Abbiamo un consiglio il 19 di dicembre, quindi capiremo se dobbiamo ritornare ad acquisire i dati nel prossimo futuro. Penso che farlo ogni 2 anni sia fondamentale. Strumento deve diventare uno strumento per informare i decisori politici dell'Unione Europea, e anche deve essere un documento in evoluzione. Prego Arianna. Capital Market Union, ecco qua. Allora, la Capital Market Union, anche le autorità ci hanno recentemente chiesto con una consultazione il perché la Capital Market Union non ha avuto i risultati sperati e che cosa salta fuori. Salta fuori dal White Book che c'è proprio una divergenza su come fare la consulenza finanziaria, ma anche sui prodotti da consigliare paese a paese. I paesi più grandi, mi viene in mente ad esempio Francia, Polonia e Germania, suggeriscono ai loro clienti prodotti nazionali. Paesi più piccoli, tipo Lussemburgo e Cipro, per attirare dei capitali esteri invece fanno dei prodotti proprio più smart per convincere l'investitore straniero, l'investitore europeo a investire nel loro paese. Prego. Qua vediamo appunto, ecco qua. Il livello di soddisfazione, vai indietro un attimo Arianna, questo è importante. La Capital Market Union non ha dato il livello di soddisfazione sperato. Adesso noi sappiamo che si sta spostando sull'unione del risparmio e degli investimenti. Appunto come Federazione Europea abbiamo incontrato al Parlamento Europeo vari esponenti che hanno scritto la prima versione della Capital Market Union, chiedendo di essere interpellati come stakeholder perché noi come consulenti finanziari, ma tutti quanti lo sappiamo, abbiamo anche il polso della situazione. Quindi non vogliamo assolutamente che la CEU vada nel dimenticatoio come c'è andata la Capital Market Union. Riteniamo che uno dei problemi principali che abbiamo in Europa, cioè troppa liquidità,
sui conti correnti, soprattutto nell'Europa continentale, e per questo parlo di Italia, Francia, Germania e anche Spagna, possa essere veicolata in prodotti finanziari, naturalmente aumentando, come ho detto prima, l'educazione finanziaria, ma sicuramente anche creando dei prodotti ad hoc, quindi meno burocrazia, costi che devono essere più intellegibili anche per le famiglie, per il consumatore finale, e bisogna drenare questa liquidità all'interno appunto della finanza. Prego. La sostenibilità. Noi veniamo da un periodo nel quale la sostenibilità è stata molto importante. Vediamo anche la revisione della MiFID 2, dove chi fa la mia attività sa che deve chiedere ai clienti se è interessato alla sostenibilità, che cosa preferisce e via discorrendo. I clienti sono tutti molto soddisfatti di rispondere a questa domanda della sostenibilità, però negli ultimi anni i prodotti ESG hanno avuto un rendimento inferiore rispetto agli altri prodotti, e quindi cosa ci ritroviamo? Anche qua, e scaturisce dal white book, che molti clienti che hanno poco chiaro l'importanza del tempo nei loro investimenti hanno disinvestito i prodotti ESG. Questo non va bene per il mercato della sostenibilità, non va bene anche per noi che facciamo consulenza, e quindi c'è qualcosa anche qua su cui mettere le mani, su cui parlare con le autorità, perché la sostenibilità è importante, noi li vediamo nelle nostre aziende, le varie certificazioni, e bisogna riportarla anche qua nel mondo della finanza. Però diventa fondamentale il ruolo del consulente finanziario, dell'educazione che deve fare appunto al singolo cittadino. Prego. I consulenti finanziari integrano criteri ESG? Certamente c'è dello scetticismo, perché comunque il cliente vede un rendimento inferiore, e anche su questo bisogna lavorarci. Prego. La digitalizzazione. La digitalizzazione, ecco, questo è uno dei temi che all'interno del white book crea proprio una netta spaccatura. Abbiamo paesi come quelli del nord Europa, dove la digitalizzazione nel settore finanziario è veramente super mega usata. Abbiamo paesi, mi viene in mente anche la stessa Italia, dove si fa fatica a far entrare la digitalizzazione nel percorso di consulenza finanziaria. Abbiamo chiesto anche come nei singoli paesi, quali sono le leggi per i dati sensibili, e anche qua abbiamo visto un divario tra i paesi del nord Europa e i paesi del bacino del Mediterraneo. Tutto questo non fa bene al mondo della consulenza finanziaria, tutto questo deve comportare appunto per l'Europa, per le autorità, una legislazione univoca, naturalmente, che poi va calata nei vari paesi. Prego. Le pensioni. Siamo stati come Federazione Europea recentemente al Bundestag e ho avuto il piacere di parlare con un rappresentante del governo. Il tema pensionistico, no, l'inverno demografico, non è solo un problema italiano, è un problema di tutta Europa, e c'è pochissima consapevolezza. Abbiamo paesi, non solo in Italia, come la Francia e la Spagna, dove al posto di sottoscrivere un fondo pensione personale privato preferiscono buttarsi sul real estate. Abbiamo paesi avantissimo come la Svizzera, dove il secondo pilastro delle pensioni, secondo pilastro delle pensioni, quindi quello è stato reso obbligatorio dal 1980, quindi sia l'impresa sia il dipendente versano obbligatoriamente in questo pilastro. Abbiamo paesi come l'Austria, dove c'è una fiducia cieca nel governo e nelle pensioni, quindi le persone risparmiano quanto dovuto, però sono confidenti che nel momento in cui andranno in pensione ci saranno i fondi per la loro pensione. Anche su questo occorre porre l'accento. Troppe diversità per un
un tema che riguarda tutti noi, che riguarda anche i ragazzi giovani, su cui naturalmente bisogna fare educazione e bisogna naturalmente aumentare quella che è la contribuzione nelle pensioni private. Poi vedremo perché paesi ad esempio come la Germania versano i cittadini nelle pensioni private, però l'asset che prediligono è quello del capitale garantito. Quindi apro una parentesi, noi l'anno scorso abbiamo letto sia la relazione Draghi che la relazione Letta. Anche in questo caso, mi sentite? Anche in questo caso occorre fare educazione finanziaria, perché i fondi pensione, soprattutto se una persona ne ha bisogno, quindi ormai tutti quanti, la formula col capitale protetto o col capitale garantito non può essere la formula amata da tutti. Occorre spiegare che cosa vuol dire avere un profilo bilanciato, avere un profilo azionario, e quindi un'educazione finanziaria che deve aumentare. Ecco qua quello che vi ho detto prima. Prego, Arianna. Andiamo con le raccomandazioni. Le famiglie europee sono delle grandi risparmiatrici, risparmiano veramente tantissimo, si parla di 45 trilioni di euro, io non lo so neanche scrivere, quando mi hanno messo la cifra è veramente importante, e risparmiano di più quando c'è della crisi. Assomigliano un po' al popolo italiano. Sono preoccupate naturalmente per il futuro, per il loro futuro finanziario. Come vi ho detto prima, si fidano poco delle istituzioni, quindi preferiscono lasciare i soldi sui conti correnti, e poi investono principalmente con la garanzia del capitale per quello che riguarda l'asset pensionistico. Tutto questo va reindirizzato, quindi occorre fare delle leggi affinché, e dare naturalmente fiducia. Quindi la figura del consulente finanziario in tutta Europa diventa un trade union tra le autorità e i nostri clienti. Prego. Cosa vogliamo fare noi come Federazione Europea negli incontri che avremo a breve con le autorità? Migliorare il quadro normativo, riconoscere il ruolo sociale, come vi ho detto, dei consulenti finanziari, guidare la trasformazione. Siamo all'interno di una grande trasformazione e dobbiamo appunto imporci per essere degli attrici e degli attori di questa trasformazione. Promuovere l'alfabetizzazione finanziaria, sostenere il restante il 25 di novembre la parità di genere nel settore finanziario, parità di genere dove, e vi dico, c'è una grande divergenza nei paesi del bacino del Mediterraneo. Sono andata a Berlino, ho parlato di parità di genere e loro mi hanno guardato dicendo: ma di che cosa stai parlando? Quindi anche su questo proporremo di prendere gli esempi più virtuosi per calarli nei paesi dove queste differenze sono più marcate. Ridurre gli ostacoli finanziari degli investimenti e soprattutto anche ridurre la burocrazia nel nostro mondo. E non a caso con l'ufficio studi abbiamo fatto un anno e mezzo fa una ricerca sulle tasse sugli investimenti finanziari in Europa, e penso che la riprenderemo nel 2026, perché ci sembra opportuno che accanto al white book ci sia anche un estratto sulla fiscalità, che è una fiscalità veramente molto diversa. Se vogliamo, da paese a paese, se vogliamo avere un'unione dei mercati finanziari, occorre anche che abbiamo un'armonizzazione da un punto di vista di fiscalità. Prego, Arianna. Ho finito. Grazie. E allora intervenire dopo il Presidente Franceschelli può essere definito come un titolo oneroso, quindi perdonate questa. Innanzitutto grazie per la presenza, e mi permetto di ringraziare anche il padrone di casa, il Presidente Paimini, che ci ospita in questo splendido contesto nel quale oramai siamo spesso presenti, perché sapete che con Confesercenti stiamo sviluppando una serie di iniziative, e proprio da qui partirà la prima
aula di formazione per cittadini italiani, per gli iscritti Confesercenti in particolare, che sono piccoli imprenditori esercenti, famiglie normali che si confrontano quotidianamente con le problematiche dell'esistenza comune e quindi hanno probabilmente bisogno e piacere di intrattenersi con noi per parlare appunto di un tema legato all'educazione finanziaria, che certamente è un tema sensibile. Che cosa ci racconta questa iniziativa? Beh, io dico, facciamo un passo indietro, un passo di qualche decennio. Questa professione circa più di mezzo secolo fa ha dato una svolta importante in questo paese, ma anche in altri, ma particolarmente in questo paese, alla distinzione tra finanza commerciale e finanza condivisa. Distinzione che si è vista sempre più netta nel momento in cui si è definito il criterio puntuale della consulenza finanziaria, della riserva di legge rispetto alla professione e quindi le varie iniziative sia normative che organizzative che hanno portato all'attuale status del consulente finanziario e della consulenza finanziaria. Quindi è chiaro che siamo ad un punto cruciale oggi in cui è fondamentale probabilmente fare un po' una sorta di pit stop, cercare di capire quale sia il contesto in cui si va ad operare in proiezione futura rispetto a cosa? Rispetto ad un incremento notevole della complessità, non del settore, della complessità appunto del contesto stesso, in cui tante variabili intervengono, tante problematiche si manifestano. Il Presidente Franceschelli prima parlava di inverno demografico, sappiamo benissimo che le problematiche demografiche sono significative al punto da incidere nel presente e da impattare nel futuro, per cui è chiaro che bisogna trovare delle soluzioni per far sì che non ci siano traumi economici nel contesto sociale che potrebbero portare a situazioni difficilmente gestibili. Quindi questo white book cosa fa? Disegna un contesto, disegna una sorta di atlante dentro il quale si vanno a collocare tutte queste variabili e si va a definire uno scenario che servirà ad orientare le scelte per il futuro. Uno scenario che, come dicevo, vede in campo innanzitutto delle differenze e delle disparità a livello europeo che non possono essere lasciate cadere come fosse nulla. Sono differenze e disparità che vanno in un certo modo allineate, perché l'interesse è l'interesse comune, l'interesse di un contesto, quello europeo, che non può più viaggiare separatamente rispetto a questi temi, perché le esigenze di una famiglia tedesca non sono molto diverse dalle esigenze di una famiglia italiana e così via, per tutte quelle che sono le varie declinazioni della vita quotidiana. Tanto più che c'è una forte interconnessione, in Italia specialmente, ma anche in altri paesi, tra famiglia e impresa, e l'impresa sappiamo bene essere il motore fondante delle economie dei paesi. Qui siamo in un contesto in cui le microimprese fanno l'economia di questo paese, quindi tutte quelle famose saracinesche alzate al mattino significano che la forza di questo paese viene sostenuta, viene rappresentata dall'impegno, dalla volontà di chi effettivamente presta servizio per la comunità, sicuramente a titolo oneroso, ma ci mancherebbe anche, però presta servizio alla comunità per far sì che questi ambiti siano rappresentativi di una solidarietà sociale da un lato, ma anche di una forza economica che deve svilupparsi cercando di veicolare la crescita verso dimensioni sostenibili, dove in questo caso il termine sostenibilità non è soltanto legato
alle questioni che ben conosciamo io e G, ma è legato alla compattezza di un bilancio complessivo che deve essere nel tempo tenuto solido. Quante sono le sfide? Beh, sono numerosissime, sono tante perché sono tanti gli ambiti in cui bisogna intervenire e in cui bisogna intervenire consapevolmente. Tracciare una mappa, come in questo caso, significa poter determinare due cose essenziali: programmare certamente in maniera consapevole e monitorare in maniera puntuale. Programmare e monitorare sono i due elementi che potrebbero garantire un equilibrio che in certi momenti è sembrato sfuggire. Un equilibrio che ha portato probabilmente anche ad un forte disallineamento tra le realtà europee. Sappiamo benissimo quanta differenza ci sia tra alcuni paesi, tra l'Italia e altri paesi. Facevamo una notazione poco fa, in effetti la consulenza finanziaria in Europa non è così identitaria come lo è in Italia. Forse il Belgio ha qualcosa di simile, però ci sono delle diciamo diverse declinazioni del concetto di consulenza che sono orientate probabilmente dalle abitudini di quel paese. Paesi in cui la dimensione della consulenza immobiliare è molto radicata, paesi in cui la dimensione della consulenza assicurativa è molto radicata. Il nostro è un paese in cui c'è una distribuzione di forze, devo dire, molto equilibrata, almeno per il momento, che sta prendendo sempre più piede. Ragioniamo sul fatto, in merito al fatto che la consulenza finanziaria oggi assurge ad una dimensione importante. Sappiamo che sfioriamo i 1.000 miliardi di patrimoni gestiti e circa 6 milioni di cittadini che sono adeguatamente seguiti dai consulenti finanziari, dove la distinzione, attenzione, è una distinzione importante che fa riferimento essenzialmente a cosa? Fa riferimento al fatto che si parlava per esempio delle giacenze sui conti correnti. Sappiamo bene che i clienti dei consulenti finanziari utilizzano il conto corrente come strumento per gestire la liquidità, non come strumento per altre esigenze, come spesso capita quando non hai la possibilità di confrontarti con chi ti spiega che i vari strumenti sono i vari mezzi attraverso i quali raggiungere gli obiettivi nel tempo. Questo elemento è un elemento che secondo noi può essere sostanzialmente, può rappresentare la traccia per l'innovazione in un contesto dove il digitale, dove l'indifferenza di genere, io sul discorso delle politiche di genere faccio sempre un ragionamento: bisogna investire sui talenti indipendentemente dal genere, favorire certamente l'equilibrio in questo senso. Non possono esserci differenze di opportunità. Le opportunità devono essere analoghe, devono essere disponibili per tutti coloro e tutte coloro si vogliono cimentare nella definizione, nel delineare il proprio talento. E anche lì un messaggio chiaro e forte va dato a quei paesi che in realtà manifestano resistenze a prescindere. La dottoressa Franceschelli parlava della Germania, ma non solo. Quindi non estremizzerei mai i concetti se non relativi al fatto che bisogna essere capaci, competenti, appassionati per sviluppare il proprio talento nel contesto in cui lo si voglia sviluppare. Ecco, tutti questi temi che sembrano temi idealistici, in realtà sono temi concreti che vanno strutturati e definiti in un contesto come il White Book. Questo è un punto di partenza, è un punto di partenza che ci consente di avere uno scenario chiaro, di presidiare quello scenario per capire dove intervenire, come intervenire, chi dovrà intervenire, con quale dignità per le esperienze poste in essere, ma anche con quale disponibilità a donare ad altri, ripeto, i concetti portanti di quelle che sono le idee più chiare, più importanti, più definite di un contesto che ci ha visto protagonisti in questi anni e ci vede sempre più protagonisti. E il discorso del White Book, come dicevo, coglie innanzitutto il tema della possibilità finalmente di monitorare un contesto utilizzando uno schema chiaro, uno schema condiviso, uno schema che tutti ritengono adeguatamente costruito. Ecco, questo è un passo avanti fondamentale. Avere una traccia condivisa da tutti significa avere una traiettoria da seguire. Nell'ambito di quella traiettoria si potranno certamente definire, quantificare e qualificare
diciamo, le disponibilità di tutti a prestare la propria opera, a dare il proprio contributo. Tenendo conto delle varie sensibilità, delle varie esperienze, dei vari approcci, nulla può essere considerato come elemento esclusivo rispetto ad altro, ma ogni contributo avrà la sua dignità e la sua collocazione in un contesto come quello che viene rappresentato. Dico questo perché è l'unica possibilità che abbiamo per dare alle generazioni future un contesto vivibile, un contesto in cui non ci sia quella tensione emotiva che si fondi sull'incertezza. Ecco, il vero problema è questo. Il contesto è troppo complesso, troppo articolato, le variabili si sovrappongono e a volte intersecandosi generano altre variabili, le cosiddette metavariabili. Tutto questo non può essere il dono che noi poniamo alle generazioni future. Bisogna che per quella che è la nostra esperienza e per quelli che sono i sacrifici sviluppati in questi anni abbiamo il dovere di porre in essere delle iniziative di questo tipo, porre in essere delle proposizioni che non siano proposizioni in termini dichiarativi, ma siano proposizioni che ci portino a sviluppare attività per il futuro. Io in questo senso chiuderei chiedendo, o meglio sensibilizzando la compartecipazione. Credo che l'informazione abbia in questa fase una responsabilità, porti con sé attraverso i propri attori una responsabilità fondamentale. La responsabilità non è soltanto quella appunto di informare, ma la responsabilità fondamentale è e resta quella di comprendere che orientare, affiancare attraverso l'informazione i cittadini significa determinare chiaramente quello che sarà l'effetto per il futuro, quello che sarà il contesto di crescita, di sviluppo, di evidenza per far sì che una volta per tutte non si parli più di risolvere problemi, ma si pongano al centro quei valori fondanti di una società che mira sempre alla crescita, ma che spesso rincorre questa crescita. Noi dobbiamo pensare che il primo obiettivo deve essere qualificare culturalmente le comunità, e qualificare culturalmente le comunità significa porre al centro gli obiettivi che sono ben descritti dal White Book, ma che nello stesso tempo risultano essere la più grande sfida per il futuro. Per fare questo bisogna avere chiara un'idea. Le competenze vanno sviluppate attraverso coloro i quali si pongono come intermediari culturali in questo senso, ma le competenze vanno raccontate, vanno narrate correttamente, e questo è il compito di chi informa i cittadini. Quindi non è soltanto descrivere, ma è rappresentare una forte, importante responsabilità, perché attraverso la qualità di questa descrizione, quindi di questa rappresentazione, si stimola la curiosità di tanti che spesso invece vivono in forma anomica la quotidianità. Questo non dovrà accadere, non è responsabile che accada, non possiamo rischiare che tutto si appiattisca e si riduca semplicemente ad un approccio di tipo consultivo. I cittadini non devono leggere rapidamente un'informazione, una notizia e poi badare ad altro, devono poter approfondire, poter essere interessati. Dobbiamo farlo noi, dovete farlo voi, dobbiamo farlo insieme. È un patto operativo a cui non ci possiamo sottrarre, perché, ripeto, siamo in una fase secondo me molto delicata, dove tutte le iniziative possibili sono utili, ma l'iniziativa vera, quella che realmente porrà un cambio di passo per il futuro, è la volontà di esprimere chiaramente quali sono i fondamenti di un cambiamento concreto, i fondamenti di un cambiamento che potrebbero vedere le nuove generazioni finalmente progettare il futuro e non subirlo, come spesso capita e come sta capitando negli ultimi tempi. Siamo in una situazione nella quale abbiamo tutte le leve operative, leve culturali, leve normative,
bisogna soltanto trovare chiaramente quel percorso che, ripeto, il workbook descrive correttamente, e per me questo rappresenta soltanto un punto di partenza rispetto al quale dobbiamo misurarci, ci misureremo, aspettiamo anche degli stimoli, delle provocazioni, perché no, rispetto ripeto, ad un contesto che vive di complessità, ma che in quella complessità probabilmente troverà la propria ragion d'essere. Io vi ringrazio e vi auguro. Grazie a tutti e passiamo appunto alle domande. Presentatevi pure con il vostro nome e il nome della testata. Prego, Gianluca. Ciao, Gianluca Valdini, CDY. Prima Vania diceva che ci sono minori rendimenti per gli ESG. Questo è interessante perché in realtà si è sempre detto il contrario. Cioè la vulgata, diciamo, negli ultimi anni è che la sostenibilità dava rendimenti uguali se non superiori. Mi sentite? Fa così? Sì. Okay. La sostenibilità ha dato fino all'anno 2022 rendimenti uguali se non superiori. Poi dopo il 2022 è stato un anno abbastanza diciamo importante da questo punto di vista, per risultati anche non proprio positivi, anche negativi, anche nel comparto obbligazionario, e quindi questo è legato soprattutto alla poca educazione finanziaria, alla poca educazione finanziaria, a un livello basso di educazione finanziaria di molti clienti. I clienti hanno preferito, ed è uscito appunto dal White Book, vendere questi prodotti legati alla sostenibilità. E allora lì, lo diceva giustamente il Presidente Conte, bisogna fare una riflessione da parte di noi consulenti finanziari e qua in tutta Europa, e rispiegare il concetto del tempo, e una riflessione anche su perché questo è successo, e accompagnare le persone a una consapevolezza anche di sottoscrivere dei prodotti ESG compliance, anche perché non ci può essere diversità, divergenza tra una persona che scrive "si sono interessato" e procetta nella nostra MiFID, no? Sono interessato nella misura del 10, del 20%, e poi dopo all'interno del portafoglio non ha prodotti sostenibili. Questo è il nostro ruolo. Ed è un ruolo che i ragazzi giovani, i clienti giovani stanno non solo in Italia ma anche in Europa capendo molto di più rispetto a una popolazione di investitori un po' più, diciamo, âgée, che è abituata al rendimento e non a una pianificazione. Facendo il White Book, parlando appunto con le varie associazioni, anche molte associazioni che non sono in questo momento associate alla federazione e che lo diventeranno, perché comunque abbiamo anche scritto, abbiamo voluto questo White Book per avere una federazione che abbia almeno un'associazione di consulenti finanziari per ogni paese europeo, no? E parlando, ci sono degli esempi sulla sostenibilità molto diversi rispetto, sull'approccio agli investimenti sostenibili molto diversi rispetto a quelli dell'Europa continentale. Sono quelli del nord Europa, dove invece gli investimenti sostenibili sono all'interno dei portafogli, sono all'interno di una corretta pianificazione patrimoniale, e anche nei momenti di diminuzione dei rendimenti non vengono abbandonati, ma anzi vengono incrementati, perché c'è quel valore sociale di cui parlava appunto prima Luigi, di non pensare all'investimento come qualcosa di breve, ma pensarlo appunto come qualcosa che accompagna la tua vita, che ti crea più benessere e che viene fatto per motivi diversi. Grazie. Grazie. Posso? Ciao, sono Iole Saggese di Plus CDC. Continuiamo a parlare dell'integrazione, dell'importanza di fare il sistema, quindi io volevo capire un po' come il libro bianco, nel percorso che voi
state realizzando, che ci avete spiegato, si colloca poi il mercato dei capitali, la CIU del risparmio e degli investimenti, quanto possono esserci delle costrizioni, quando invece sono un'opportunità, una spinta ad andare in questa direzione. Il White Book è stato scritto, grazie, il White Book è stato scritto proprio per far capire quanto sia importante appunto anche quanto sia importante il tema del CMU, quindi del Capital Market Union, quanto sia importante che il risparmiatore europeo investa o nei prodotti nazionali o in prodotti appunto non nazionali, però partecipi attivamente e anche al suo futuro. Per fare questo però noi come Federazione Europea e noi come consulenti finanziari dobbiamo agire su due livelli. Un livello più alto, nel senso verso le autorità, e andare a segnalare le cose che non vanno anche all'interno delle loro diciamo, leggi, no? Perché una guida madre deve comunque esistere, però bisogna rispettare anche le particolarità dei vari paesi europei. Scrivendo appunto il White Book sono venuti fuori come i vari modi di fare la consulenza finanziaria e quindi i vari approcci. Questi vanno comunque mantenuti e vanno rispettati, ma ci vuole però una regola comune come la Capital Market Union o come una nuova Unione del risparmio e degli investimenti che sia chiara e che dia più speranza a chi fa la nostra professione, ma anche agli stessi clienti, agli stessi cittadini, di avere un'Europa più unita, perché non ha senso, come ho detto prima, lasciare i soldi sui conti correnti, ma bisogna spiegare al cittadino che investendo si aiuta la propria comunità, il proprio paese e anche l'Europa, perché si impiegano soldi nelle attività che ci circondano. Alberto Vantaglio, Welltra. La settimana scorsa la Commissione Europea ha presentato 2 proposte nell'ambito della CIU e quindi faccio una domanda precisa. Una riguarda il ragionamento della normativa sugli investimenti sostenibili, che introduce una categoria molto ampia di ESG Basics che meriterebbe magari un approfondimento a parte. Io invece vi chiedo qualcosa sul nuovo piani pensionistici europei, la cui versione più base, torniamo sempre a parlare del prodotto base, andrebbe, secondo la proposta della Commissione Europea, anche potenzialmente a scavalcare il consulente finanziario, cioè andare direttamente, diciamo così, a essere acquistabile senza la nostra mediazione, è proprio espressamente specificato, e con una grande accento ancora una volta al value for money, che diventa un po' ciò che cementifica questo PEP a livello europeo. Quindi mi sembra di vedere da parte della Commissione ancora l'atteggiamento che se la gente non aderisce alla previdenza è perché i prodotti sono troppo cari. Voi siete d'accordo? Questa è la domanda delle domande. È arrivata recentemente, 2 mesi fa, guardo il centro studi, è arrivata una bella consultazione sui PEP. Una consultazione che ha portato, passatemi il termine, via 10 ore di lavoro per rispondere. Perché? Perché noi facciamo spesso e volentieri come ANST a capofila all'interno della Federazione Europea nelle risposte a queste consultazioni che influenzano il presente ma anche il futuro della nostra professione, ma anche il futuro dei nostri clienti a livello finanziario. Da questa consultazione, faccio un attimo un passo indietro, era uscita una perplessità da parte della Commissione Europea sui PEP, in quanto i PEP a nessuno aveva aderito, in Slovacchia no? Ce n'era uno, nessuno aveva aderito, quindi ci avevano chiesto a chi ha risposto a questa consultazione cosa c'era che non aveva funzionato. E noi gliel'abbiamo spiegato, non aveva funzionato, non è tanto una questione di costi, ma è una questione di poca trasparenza. E quindi se il prodotto non diventa un prodotto, chiamiamo un prodotto di fondo pensione, anche se non è un prodotto, se il prodotto non diventa qualcosa di estremamente, passatemi il termine, sexy, quindi che possa essere, che piaccia a, guarda, io ho un timbro di voce che
piacere, le persone non lo sottoscrivono. Ritornare, questo è l'antico dilemma con la Commissione, ritornare sempre sul discorso dei costi è un po' ritornare all'origine, perché ci possono essere magari un'educazione finanziaria che aumenta e che le persone possano in maniera, soprattutto i giovani, sottoscrivere in maniera autonoma i fondi pensione, ma il problema non è un problema di costi, è un problema di educazione. È un problema che, posso citare ANAS all'ennesima potenza, abbiamo iniziato a fare educazione finanziaria nelle scuole 10-15 anni fa. È un problema, è un'opportunità. Svezia, Danimarca fanno educazione finanziaria da quando i bambini vanno all'asilo. Quindi naturalmente abbiamo letto anche noi il discorso della Commissione, prenderemo appuntamento nel mese di gennaio. A tal proposito tendiamo come Federazione Europea a diventare degli stakeholders in questo caso, quindi partecipare direttamente al lavoro di questi tavoli, perché è importante cambiare questa visione. Va bene i costi, che peraltro devo dire non sono neanche esagerati, ma al di là dei costi c'è qualcosa di molto più importante, perché se riportiamo sempre tutto sui costi ritorniamo sempre al punto di partenza. Invece, come diceva il Presidente Conte, questo white book deve essere l'inizio, il presente, ma soprattutto il futuro, per parlare all'unisono alle autorità e anche naturalmente ai cittadini. Scusami, perdonatemi, lascio subito la parola. Su questo tema vorrei dare un brevissimo contributo. Allora, il problema secondo me è cercare di comprendere tutti noi che il contesto non è un contesto facile da trattare, nel senso che quando parliamo dei decisori politici spesso ci ritroviamo a confrontarci con persone che non hanno una competenza in materia e alcuni non hanno neanche una sensibilità abbastanza sviluppata per poter definire un confronto sano. Per cui la tentazione qual è? Quella che hanno tutte le persone che temono il cambiamento: standardizzare. Quindi questo è il comandamento di chi non ha nessun approccio proattivo verso le attività correnti, per cui il tendere allo standardizzare è una cosa più semplice, semplifica apparentemente le cose, le rende facilmente classificabili, ma noi dimentichiamo che è difficile classificare la dimensione emotiva delle persone, perché una sola persona ha 1000 sfaccettature, un solo essere umano ha 1000 sfaccettature quando è da solo e ne ha infinite quando è in un contesto, in una comunità, e queste infinite sfaccettature cambiano a seconda del contesto della comunità. Allora è anche un po', come dire, mi fa un po' tenerezza pensare che ci siano persone che possano credere che catalogando una quantità di prodotti con certe caratteristiche le persone possano pigiare su un tasto e fare un acquisto, no? Quando si parla del fondo pensione. Certo, rafforzare la previdenza complementare e rendere la previdenza integrativa forza motrice della crescita di un paese è un dovere oltre che una responsabilità, ma da qui a dire che tutto possa essere classificato e collocato come una funzione da banco mi sembra abbastanza improbabile, tanto più che appunto la complessità di armonizzare quella scelta con la totalità delle scelte per il futuro è qualcosa che merita tempo, attenzione, cura, confronto. Molto difficilmente questo confronto potrà essere identificato in una semplice o complessa che sia, cambierà poco, matrice operativa da intelligenza artificiale. Cioè classificare queste scelte
raccordarle e oltretutto monitorarle per modificarle nel tempo, perché così è per ognuno di noi, no? Il destino cambia gli scenari e quindi gli scenari modificati cambiano le scelte. Fare tutto questo, ripeto, significa destinare al confronto tra soggetti qualificati e normali cittadini la valutazione di opportunità, se fare o non fare qualcosa o come metterle insieme in un contesto complessivo. Per cui lasciamo andare queste ipotesi che peraltro sono anche comprensibili. Il nostro intendimento, anche attraverso il White Book, è fare educazione finanziaria anche in quei contesti dove le decisioni politiche vanno necessariamente prese. Saranno i nostri primi allineamenti, se vorranno, se non vorranno. C'era prima? Sì, abbiamo preoccupante. Sì. Io? No? C'era prima un secondo? Sì, Massimiliano. Ma signora Augusto Italia, ma cosa vi aspettate che facciano i consulenti che leggeranno questo White Book? No, ma poi se lo leggono i politici loro se lo rimpallano, sappiamo. Ma dipende, dipende. Allora, diciamo che se si tratta di giocare col pallone ci vado io e ci vediamo chi fa più palleggi, voglio dire, poi magari chi tira meglio, ma con tutta la presunzione del caso. No, io credo che invece ci debba essere innanzitutto la definizione di una coscienza comune rispetto a questo tema, no? Cioè i consulenti finanziari sono, per quanto mi riguarda, come dire, io sono, non so, direttore generale della squadra di calcio, dico il mio direttore sportivo non l'ho scelto io, l'ho trovato lì, ma è il più bravo di tutti, perché altrimenti non sarei direttore di quella società, cambierei società. Per cui io per assunto do che tutti i consulenti finanziari che seguono diciamo, la traiettoria dell'associazione di ANAS per me sono i più bravi di tutti e quindi meritano di approfondire questo lavoro, di studiarlo e di trattarlo come una sorta di traccia operativa per il futuro. Quindi mi aspetto che noi stessi, consulenti finanziari, siamo consapevoli che finalmente abbiamo un Atlante, il vecchio Atlante, la vecchia guida anche analogica in questo caso, perché io la determino una guida analogica, quella sulla quale si riflette, non quella da utilizzare a prescindere. Ecco, la differenza tra un Atlante ed un navigatore satellitare è proprio questa: imposti la destinazione e segui il navigatore. Se il navigatore impazzisce e ti fa girare 4 volte nel quartiere, tu giri 4 volte nel quartiere, poi ti guardi allo specchietto e dici: ma quando eravamo sani di mente utilizzavamo qualcosa sulla quale ragionavamo e sapevamo che la traiettoria tracciata sull'Atlante era quella, a prescindere da quello che trovavamo in strada. Non a caso la nautica, per quanto si sia digitalizzata, lavora ad alti livelli ancora sulle carte nautiche, perché il mare è imprevedibile, molto più delle strade. Io penso che questa sia la chiara definizione di come si possa avere una traccia analogica del nostro futuro, dentro il quale porre in essere dei ragionamenti e attraverso questi ragionamenti sviluppare soluzioni, aiutando i politici a fare le scelte corrette, aiutando i cittadini a assecondare questa percezione che sarà costituita da fatti nel futuro, ma ancor più, secondo noi, aiutando noi stessi a capire come governare il cambiamento. Questo lo dico spesso: il cambiamento lo puoi subire, lo puoi governare. Ovviamente non puoi avere la presunzione di governare tutto il cambiamento, però quello che ti riguarda, quello che responsabilmente hai portato dentro di te per cercare di rappresentarlo come opportunità per gli altri, devi poterlo governare. E per farlo devi essere pienamente consapevole di dove sei, come risolvi le questioni e oltretutto perché le risolvi. Quindi il concetto della consapevolezza. Quindi io mi aspetto che i consulenti finanziari utilizzino questo come l'agenda lavoro, che non è l'agenda quotidiana dell'incontro col cliente, ma è l'agenda per il futuro di quello che sarà il nostro modello e di quella che sarà la consulenza finanziaria. Antonio Piscione, poi Posso? Nell'ultimo, Antonio Piscione di Plus Sole 24 Ore. Nell'ultimo documento preparato dagli uffici della Commissione europea in materia di RIS, che ancora è sospesa, c'era ancora una chiara preferenza degli uffici della Commissione per i consulenti autonomi,
tant'è vero che si proponeva di sollevare i consulenti autonomi di una serie di adempimenti che invece toccano gli altri consulenti. Nelle prossime interlocuzioni con la Commissione, eccetera, di questa cosa parlerete, perché mi sembra che comunque resti una sorta di pregiudizio negativo o favorevole comunque agli indipendenti. Voi di questa cosa direte qualcosa? Scusami, allora guarda, su questa cosa ci tengo a rappresentare un fatto. Allora, innanzitutto io non evidenzierei in maniera così consistente il posizionamento di alcuni soggetti che hanno probabilmente anche dei conflitti nel merito. Poi, vogliamo dircela tutta, io non vedo nessuna distinzione in termini di scenari. Mi spiego perché per me la consulenza è una soltanto, una. La si può estrinsecare in vari modi, si può praticare la professione secondo vari modelli, ma veramente vogliamo pensare che esista la possibilità di omologare la consulenza ad un concetto che è quello di prescrivere il principio attivo? Perché la consulenza, dal mio punto di vista, cosiddetta indipendente, anzi la consulenza indipendente ha determinate caratteristiche, cioè è indipendente la consulenza, non il consulente, perché nessuno di noi è indipendente, basti vedere che siamo tutti dipendenti da qualcosa, anche dal bicchiere d'acqua, per cui la consulenza indipendente ha certe caratteristiche, però l'idea di una consulenza che si estrinseca in maniera fredda rispetto al rapporto con l'interlocutore che ci chiede consulenza, quindi chiede la pianificazione. Noi determiniamo quella pianificazione e poi cosa facciamo? Prescriviamo il processo, il principio attivo, salutiamo l'interlocutore perché così dice la norma, andiamo via e poi ritorniamo a verificare che l'interlocutore abbia trovato nella giusta farmacia il giusto farmaco per risolvere la questione. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè mi sembra, no, ma non lo dico a te, lo dico a chi, no Antonio, no, non mi fraintende, no, ma lo dico a chi questa cosa la rappresenta come il migliore dei mondi. Guarda, io ho molti rapporti col campo medico, conosco vari dirigenti dell'ordine, ci confrontiamo spesso e il paradosso al quale si va incontro quando mi rappresentano i loro problemi, le loro responsabilità, quelle dei medici che sono altrettanto importanti, se non più importanti della nostra, dicono: noi abbiamo un grandissimo problema del presidio della terapia, perché quando noi prescriviamo la cura, la terapia al paziente per una determinata patologia o per più patologie, poi siamo consapevolmente in una situazione di grande imbarazzo, perché ci accorgeremo soltanto dopo qualche mese, ammesso che il paziente abbia seguito la prescrizione puntualmente, se questo è accaduto o meno. Ecco, la consulenza, per come la elaboriamo noi, poi non mi venissero a parlare più di conflitto di interessi, perché con queste piattaforme aperte oramai posso ben dire che è abbastanza, diciamo, originale essere in conflitto di interessi, perché poi alla fine sei lì, hai il mercato a disposizione, se fai un danno per ragioni commerciali lo fai al cliente, ma lo fai a te stesso innanzitutto. E allora queste cose le rappresentiamo nelle sedi opportune, cercando di far capire a chi invece è abituato a pensare che il migliore dei mondi sia l'omologazione e la semplificazione, che in realtà un tema complesso va trattato con senso di responsabilità e con i giusti mezzi e le giuste traiettorie, non semplicemente banalizzando e dicendo l'incontro con si sviluppa così, altrimenti ha ragione chi dice che con l'intelligenza artificiale si può fare consulenza. Basta imputare delle indicazioni, viene fuori un output, utilizzi quello, ma non hai nessuna classificazione profonda della proposta. Cioè le proposte fatte così, in termini di condivisione degli obiettivi, sono proposte piatte, che non hanno alcuna profondità, perché la profondità si sostanzia dove? Nel momento in cui attraverso il confronto vengono fuori elementi molto complessi rispetto ai quali bisogna trovare delle soluzioni concrete, che non sono il principio attivo. Il principio attivo non ha nessuna funzione in sé, perché cura una sola patologia.
perché bisogna capire se quella patologia curata con quel principio attivo non generi altre patologie. E allora rendiamoci conto che rappresentare un contesto in maniera così banale, per quanto mi riguarda, significa anche non rispettare né quello che è stato fatto sino ad oggi, né i risultati raggiunti e né le prospettive che ci poniamo, che non sono prospettive di successo personale, ma sono prospettive di miglioramento del contesto complessivo. Perché nessuno mi venga a dire che quelli che sono i cittadini oggi e le imprese seguite dai consulenti finanziari in generale non siano posizionati più correttamente degli altri proprio nella rappresentazione identitaria della pianificazione patrimoniale. E tu che sei in particolare un attento osservatore, perché quella è la tua rubrica operativa, cioè sono decenni che ti dedichi a quella cosa, ti sarai reso conto come negli anni si è sviluppato un movimento culturale, ma per merito di chi? Di quelli che si definiscono indipendenti, sono autonomi, di quelli, no, di chi fa consulenza finanziaria, di rispetto a chi non la fa. Perché per me esiste un modello out-in, c'è chi fa consulenza finanziaria e la fa realmente e produce valore, e c'è chi non la fa, magari pur facendola, producendo danni. E le differenze in questo caso saranno sempre più nette. Non è un caso che l'Italia, e la dottoressa Franceschelli non è qui per caso, non è la presidente del FESIF per caso, è rappresenta un faro per l'Europa. Noi siamo qui perché andiamo a ragionare con queste persone, andiamo a creare, a determinare iniziative costruttive per determinare, per rappresentare la migliore condizione possibile in una norma, in una direttiva, in una indicazione di sorta. Questo secondo me deve essere, perciò dicevo prima, la nostra responsabilità è quella di rappresentare in maniera corretta verso i cittadini, tante volte inconsapevoli, perché poi oggettivamente ognuno di voi, oltre che noi, secondo me ha delle competenze oltre il normale, perché la materia è complessa, non si scrive soltanto quello che dichiara il Presidente Conte, ma voi stessi approfondite, verificate, confrontate, mettete insieme, determinate anche dei valori tabellari che a volte sembrano semplici ma sono in realtà l'output di un lavoro fatto in laboratorio molto profondo. Ecco, tutto questo secondo me merita una classificazione molto più dignitosa del concetto di indipendente, dipendente, su base non indipendente, su base dipendente, tutte queste storie che purtroppo vengono fuori semplicemente per creare caos. Io parto dal presupposto che esiste la consulenza, c'è chi la fa e chi non la fa. Chi fa la consulenza ottiene, determina e rappresenta risultati, chi non la fa purtroppo genera danni. E noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile questo contesto. Grazie. Posso? Avvaloro quello che ha detto Luigi. FESIF è stato stakeholder per RIS, quindi siamo stati chiamati a dare il nostro giudizio, e devo dire che la conseguenza di questa partecipazione ai tavoli di lavoro con la Commissione Europea è stato il White Book. Perché? Perché abbiamo portato un paper che rappresentava varie voci dei consulenti finanziari in Europa, cercando di smussare questa view dei consulenti autonomi, dei consulenti, appunto, perché si deve parlare di consulenza finanziaria. È un po' come dicevamo prima, la prima stesura della RIS aveva anche il focus sui costi, non ne veniamo a capo. L'importante è fare consulenza finanziaria, e con questo White Book cosa voglio come Presidente? Che oggi siamo partiti dall'Italia, ma in realtà nei vari paesi che hanno partecipato alla stesura, e non solo in questi paesi, ogni associazione faccia una tavola rotonda e spieghi l'importanza di questa ricerca, di questo Atlante, come ha detto Luigi, perché è la prima volta che in Europa è stato fatto un focus sulla nostra professione. E rispondo anche a lei, alla domanda di prima, questo White Book per i consulenti finanziari che lo leggono deve rappresentare un unicum, deve
diminuire quella reticenza che anche noi consulenti finanziari a volte abbiamo nel nostro settore e capire che siamo tanti in Europa che facciamo questa professione e dobbiamo essere messi al centro. Sarà un percorso lungo, non sarà un percorso privo di ostacoli, ma il nostro sta diventando veramente un ruolo sociale importante per l'Europa e non solo per l'Europa. In altri continenti, tipo gli Stati Uniti, abbiamo spesso e volentieri, se anche googoliamo, andiamo su ChatGPT, c'è la posizione di quanti consulenti finanziari, patrimoniali esistono, eccetera. In Europa non esisteva. E questo è solo l'inizio. Una delle mie volontà è quella di andare anche a conoscere quelle associazioni che in questa prima fase mi hanno detto di no. Voglio capire il perché mi hanno detto di no, perché non mi hanno dato i dati. Perché anche loro hanno bisogno di lavorare all'unisono in questa federazione e di portare un'unica voce. Quando abbiamo risposto alla prima RIS, non nascondo che ho dovuto cambiare la risposta varie volte, e Sonia qua davanti lo sa perfettamente, perché ci sono paesi come la Repubblica Ceca dove i consulenti finanziari hanno ancora l'execution only, cosa che da noi in Italia ormai abbiamo perso, parliamo dell'anteguerra. Però ho messo un focus anche su quello, cioè abbiamo rispettato tutte le tipicità nazionali, ma abbiamo parlato, continueremo sempre a parlare di consulenza finanziaria. Grazie. C'era il signore, qua davanti a me. Alessandro Secciani, Fondestica. Tornerei su ESG, perché mi sembra un tema piuttosto importante. Lei parlava della disaffezione agli ESG per i risultati non brillanti del settore. A me sembra che il problema sia un po' più difficile, nel senso, fino a 4-5 anni fa l'ESG era qualcosa di unificante, era qualcosa che andava bene a tutti, era qualcosa in cui più o meno tutti credevano, che tutti sostenevano. Oggi è diventato un tema profondamente divisivo. Ci troviamo un presidente degli Stati Uniti che dice piatto, la sostenibilità è una truffa. Adesso, il nostro sarà anche abbastanza folcloristico, tutto quello che si vuole, ma certamente un'influenza sull'opinione pubblica ce l'ha. È l'espressione di un'opinione pubblica, che piaccia o non piaccia. A questo punto che fare? Ci si trova di fronte un pubblico che non crede più nell'ESG, ma presumibilmente anche dei consulenti, perché i consulenti sono uomini che hanno le loro idee, le loro differenziazioni. Che fare? Voi come associazione vi mettete al di sopra delle parti e dite ognuno faccia quello che crede, quello che desidera, oppure dite no, si va avanti lo stesso, noi abbiamo creduto in questa cosa e continuiamo a crederci. Noi abbiamo un tavolo di lavoro all'interno della Federazione Europea sulla sostenibilità. È un tavolo che si riunisce ogni 2 o 3 mesi, che produce un paper da portare appunto alle autorità. Per noi è un tema importantissimo, continua a essere un tema importante, sicuramente ha subito una battuta d'arresto perché negli ultimi mesi sembra che non siano più di moda, ma in realtà per un continente come l'Europa l'investimento sostenibile è qualcosa importante non solo per noi ma anche per le generazioni future. Quindi siamo favorevoli affinché la sostenibilità venga anche però descritta con meno burocrazia. Mi conceda che all'interno di questo percorso degli ultimi anni, articolo 8, articolo 9, cioè tutto questo ha creato abbastanza anche difficoltà nel ruolo del consulente finanziario nel proporre un investimento sostenibile. Quindi quella famosa burocrazia va un attimo smussata e va fatto spazio a un linguaggio più chiaro e più semplice, che è un leitmotiv per la nostra attività, ma soprattutto per il cliente finale, perché è chiaro che se la persona capisce ed è informata, è in grado di
sostenere, di sottoscrivere un prodotto ESG e di mantenerlo, come ho detto prima, anche nei momenti di crisi, anzi, come dice la nostra MiFID, c'è una bella casellina, quando il mercato diminuisce l'investitore accorto dovrebbe, naturalmente se ci sono i crismi, aumentare quell'investimento. Quindi è tutto collegato anche all'educazione finanziaria, a rendere consapevole la persona che la sostenibilità è qualcosa che cambierà, che sta già cambiando il mondo. Vivo in una casa a 2, a 3, è diverso rispetto a vivere in una casa in classe C, che è in classe G. Quindi sono io la prima a dire, guarda che, e questa è sostenibilità, dobbiamo essere anche noi portavoci della sostenibilità. Ci viene chiesto anche, non mi ricordo se l'ABI o la Consob aveva proprio indicato nella figura del consulente finanziario la persona che deve fare da tramite col cittadino, col risparmiatore, per spiegare la sostenibilità. E penso che quello che è successo, pensiamo all'interno di federazione che quello che è successo in questo momento sia un attimo passeggero, perché è venuto a mancare un po' quell'affezione, però il tema rimane comunque un tema centrale. Grazie. Una considerazione ulteriore. Credo che il tema meriti, come correttamente diceva Alessandro, una attenzione particolare. Ciao Marco, ciao, grazie. Dicevo, un'attenzione particolare anche secondo me in termini concreti e non soltanto in termini teorici. Perché dico questo? Perché io non credo che sia una sorpresa dirsi che oggi il risultato di tanto fare è quello che sta accadendo, no? Quindi quella che si definisce disaffezione o quantomeno distanza. Le rappresentazioni sul tema del presidente Trump o di altri attori politici spesso molto divergenti significano tutto e significano nulla, ma il vero problema è che quando ad un contesto si dà un'etichetta e addirittura questo contesto diventa l'arma verso l'esterno per rappresentare un'ideologia, è chiaro che il risultato non può essere che questo. Io credo che il vero cambiamento in questo senso sarà quando si lasceranno andare via le etichette, si lascerà andare via la parte ideologica e si tratterà il tema con responsabilità e trasparenza. Oltretutto, quando un tema viene trattato con responsabilità e trasparenza non c'è bisogno neanche di rappresentare la normativa in maniera ipertrofica, cioè fare una normativa così ipertrofica significa voler governare dei processi senza che ci sia questa consapevolezza. Addirittura sui rendimenti, il discorso dei rendimenti secondo me è molto stucchevole, perché bisogna avere appunto in questo caso consapevolezza distintiva tra rendimenti diretti e rendimenti indiretti. Il rendimento diretto è quello del prodotto finanziario che ha costruito in un certo modo, poi bisogna anche lì saperlo approfondire, verificare. E il rendimento indiretto è quello legato alla classificazione dei comportamenti del singolo cittadino e delle comunità rispetto magari a quei prodotti finanziari costruiti con quei criteri. E probabilmente quelli meno percepibili sono quelli più immediati, quelli più percepibili sono quelli da orientare nel futuro. Io non posso pensare di investire su un'attività finanziaria cosiddetta sostenibile per ottenere dei rendimenti immediati. Dovrò classificare, come ragionando sul futuro, quelle attività finanziarie in un tempo di investimento adeguato per vederne poi continuativamente i risultati, che possono avere magari una volatilità più alta del normale, ma che possono poi nel tempo dare effettivamente risultati. Quello che conta è il rendimento indiretto di quell'approccio, cioè quello che rappresenta la mia capacità di scegliere nel quotidiano in maniera corretta, ma dove essere corretti non significa rispettare una prescrizione, ma comprendere il perché io faccio certe scelte.
qui si parlava di classi diciamo energetiche degli immobili, ma non sono soltanto quelli. Questa benedetta auto elettrica è sostenibile o no? L'abbiamo capito o no se queste batterie sono effettivamente rappresentabili in un contesto di sostenibilità, oppure la finalizzazione puntuale è sostenibile e tutto il resto no? Cioè io credo che questi siano i temi che i cittadini vogliono conoscere, perché altrimenti ancora una volta diamo un'etichetta, definiamo un approccio ideologico, però non siamo nella piena coscienza del fatto che certi comportamenti rappresentati e sviluppati in un certo modo possano portare poi alle scelte più virtuose. Un esempio banalissimo è Milano. Io vivo a Milano da 30 anni, si è sempre parlato dei blocchi del traffico, delle emissioni di PM10 e tutto quello che sappiamo, e poi abbiamo ancora le caldee a carbone nei condomini. E allora questi controsensi come li risolviamo? Allora io dico, cerchiamo di una volta per tutte essere responsabili di questi temi, facendo il nostro, ma cercando anche di avere una forza critica, un approccio critico, positivo, propositivo, non critico tanto per essere critico, altrimenti siamo noi stessi tentati dall'ideologia contraria. L'approccio ideologico deve essere fatto da parte. Cioè, delle Greta Thunberg di turno non ci deve interessare, ci deve interessare di questa storia, di questo tipo di energia, di questo tipo di vita che conduciamo, perché attraverso questa consapevolezza diamo una svolta reale, secondo il mio modesto parere, a questo argomento, a questo tema, che deve essere un tema compreso, condiviso, non può essere un tema ridotto soltanto al rendimento diretto, perché il vero problema è questo: negli ultimi anni abbiamo ragionato sempre e solo del rendimento diretto dei fondi ESG. Articolo 8, articolo 9, questo rende di più, questo rende meno, questo è più volatile, questo va visto in un certo modo, ma non è così. Non è così. Dentro la pianificazione patrimoniale c'è la pianificazione dei comportamenti che portano a certe scelte. Allora dobbiamo fare questo sforzo culturale tutti noi per capire e far capire che l'unica strada è questa, altrimenti si riduce tutto a rendimenti diretti, normative, direttive, come si dice, giravolte, no? Perché adesso ci sono le giravolte, società di investimento che fino a ieri erano dei paladini dell'ESG, oggi fanno finta di nulla, dicono ma questo c'ha la scabbia questo prodotto, non lo trattiamo, spostiamolo dal catalogo, mettiamolo defilato. Che ragionamenti sono questi? Non sono ragionamenti responsabili. Ripeto, tirar via tutti gli approcci legati alle etichette e alle ideologie aiuterà a fare qualcosa di positivo finalmente in questo settore, che sono d'accordo rappresenta probabilmente la migliore prospettiva per guardare al futuro, perché io non vedo, è un po' come la consulenza, secondo me tutti i prodotti finanziari devono essere sostenibili, perché tutta l'industria deve andare in quella direzione, altrimenti vuol dire che il cambiamento non lo vogliamo. Magari auspichiamo che ci sia nella migliore delle ipotesi, ma realmente non lo vogliamo. Tutto qua. Prego Alessandro. Alessandro Pio, Borsa e Finanza. Su questo tema però delle SG ci sono stati dei bonus importanti. Dei bonus importanti, perché l'introduzione anche delle armi, secondo me è un tema che per il consulente spiegarlo al suo cliente che vuole magari rinunciare al rendimento per essere sostenibile, come glielo si spiega? Allora guarda, ANASP che pressioni può fare perché si corregga questa stortura? Posso aggiungere perché è veramente in linea. La stessa revisione della SFDR non esclude le armi convenzionali dei portafogli ESG, nemmeno nella versione più restrittiva delle tre categorie, perciò non abbiamo proposto la soluzione sicuramente a livello normativo, ma ci si sta lavorando, quindi potete ancora dire la vostra. No, è così, ma difatti è quello che dicevo, perché vedi, fin quando devi contrastare un approccio ideologico, sarà un'altra ideologia a sostituire la prima. E diventerà una sorta di continuo cambiamento per non cambiare nulla, anzi per rischiare di peggiorare il contesto. Io quando rappresento questo aspetto anche a livello istituzionale cerco di farlo allo stesso modo in cui lo sto facendo qui adesso, cioè far comprendere che dobbiamo smetterla con le etichette in un senso o nell'altro, dobbiamo rappresentare e ragionare sul tema attraverso delle attivazioni concrete, cioè concrete significa
per invogliare, per insinuare nel cittadino il desiderio di comportarsi in maniera virtuosa, io devo rappresentare il tema in maniera comprensibile. Cioè devo dire 4 cose, ma le devo dire in maniera puntuale, e se devo classificare a livello normativo qualcosa, lo devo fare secondo questi criteri. Non lo posso fare secondo un'ideologia contrapposta, l'ideologia trampiana o l'ideologia di Greta Thunberg. Sono 2 forme ideologiche, per me valgono lo stesso, non c'è nessuna differenza tra Trump e Greta Thunberg da un punto di vista di attivazione di comportamenti quotidiani, perché non risolvono questa cosa. O estremizzo da un lato o estremizzo dall'altro, non do nessuna traccia al cambiamento. Allora è chiaro che l'ipertrofia normativa cosa diventa? Diventa la soluzione che non è una soluzione, diventa la famosa ingessatura. Io mi sono rotto l'osso, magari con un piccolo intervento chirurgico riesco a sistemarlo e con la rieducazione a ritornare come prima, invece senza guardare nulla metto un gesso e lascio passare il tempo. Ecco, l'ingessatura normativa secondo me oggi è il più grande rischio. E in questo senso cerchiamo di intervenire, anche perché il rischio vero, quale sarà? Uno soltanto secondo me, che si arriverà a un punto in cui questo tema diventerà incomprensibile per tutti, perché assumerà un tale valore entropico, cioè un tale valore diciamo complesso, che non si riuscirà più a metterci le mani. Allora cosa si farà? Si correrà ai ripari. Allora si troverà il piccolo palliativo per risolvere quel problema specifico che viene fuori in un certo momento, quella stortura normativa, mettiamo una controdirettiva che la risolve, però non teniamo conto dell'altro contesto. Questo è il vero problema. Quindi dal nostro punto di vista e attraverso il workbook lo possiamo fare, perché? Perché come dicevo prima, finalmente è un tema che possiamo monitorare. Lo possiamo monitorare rispetto ai comportamenti, lo possiamo monitorare rispetto alla estensione della professionalità di chi come noi tutti pone in essere l'informazione a vari livelli, e lo possiamo fare attraverso il controllo della normativa puntuale. Come si sviluppa questa normativa? Perché tra l'altro il rischio qual è? Che quando questa normativa dovesse prendere una piega sbagliata poi sarà difficile intervenire. E allora siamo finalmente consapevoli che le aree di intervento sono immediate e radicali, quindi sgrossare il più possibile, spostare il più possibile scorie da questo contesto significa responsabilizzarsi per poter ripartire correttamente. Perché ripeto, anche tutta la storia della tassonomia, delle varie normative afferenti, è una storia di una tale complessità che diventa incomprensibile a chi l'ha scritta, secondo me. Cioè io interrogherei chi ha scritto quella roba lì e direi: tu conosci precisamente il come, ma ancor più il perché hai scritto tutto questo, se non è applicabile o se è applicabile soltanto in una forma minima? Perché poi la verità è questa. Io posso impazzire come voglio, scegliere lo shampoo migliore, il parrucchiere migliore, ma nelle mie condizioni non so cosa me ne faccio. Sì, in teoria se le maglie sono strette, lo dice l'asset manager, si dovrà spaccare la testa per rendere, diciamo, compatibile il suo prodotto con queste griglie, no? Poi in realtà il prodotto finito che arriva al consulente dovrebbe essere chiaro: se è articolo XYZ, questo non c'è, questo c'è, eccetera. Dovrebbe questa essere... Sì, e poi c'è però la divergenza che, come si diceva prima, troviamo delle contraddizioni nella determinazione poi concreta. Allora mi sembra un po' schizofrenico come approccio, no? Se da un lato metti la maglia e dall'altro lato la maglia la metti al bambolotto e tu resti nudo, voglio dire, verrei la maglia, ma non ce l'hai addosso, voglio dire, quindi di cosa stiamo parlando? Chiudiamo qui. Ok, se non ci sono altre domande ringraziamo tutti. Grazie. Grazie di cuore per la vostra presenza.